Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Italy Hunters Metal Detective. Oggi faremo un video dedicato per lo più alle forze alleate della seconda guerra mondiale. Ebbene, proverò a spiegarvi in modo molto sintetico cosa accadde in quei periodi. Iniziamo con il dire che in queste zone furono per mesi fermi migliaia di uomini, di truppe neozelandesi, polacche, americane, inglesi e francesi. Decisero di fermarsi appunto in queste zone perché? Perché erano praticamente nascosti dagli osservatori nemici. C'è da dire che i tedeschi negli ultimi mesi individuarono queste zone e provarono un contrattacco con l'artiglieria, non causando danni permanenti o abbastanza importanti. Da lì a poco il fronte cominciò a muoversi e quindi gli alleati abbandonarono queste zone per spostarsi altrove. Ebbene ragazzi, detto questo, è il momento che iniziamo la nostra avventura e proveremo a ripercorrere un po' la storia di quello che accadde qui nel lontano 44. Spero il video vi piaccia e come sempre ragazzi, ricordatevi di iscrivervi, lasciarmi un like e commentare con qualsiasi cosa voi vogliate. Non appena arrivo in zona, noto subito delle buche militari, che vi segnalerò con delle frecce e dei cerchi. Bene ragazzi, queste buche, chiamate anche foxhole, erano dei piccoli ripari scavati nel terreno appunto dai soldati. Eccone altre due. Di seguito vi mostrerò la loro funzionalità. In una di queste buche ricevo un segnale abbastanza profondo e abbastanza grande. Guardate cosa trovo. Ebbene ragazzi, trovo quello che sembra proprio essere una buca spazzatura dell'epoca. Vedete, come potete vedere, ci sono scatolame di diverso tipo, bottiglie in vetro, rotte purtroppo, e addirittura delle ossa d'animale, quindi testimonianze ragazzi che lì i soldati sono stati per diversi giorni accampati, magari in attesa anche di nuovi ordini. Bene ragazzi, come potete notare c'è di tutto, dallo scatolame al vetro fino alle ossa d'animale. Una volta mangiato facevano delle piccole buche e gettavano tutto dentro, da qui appunto il nome di buca spazzatura. Proseguendo ricevo un bel segnale, scavo e trovo appunto ragazzi un'altra testimonianza che ci furono truppe americane. In questo caso questo è un caricatore del Garand M1 in dotazione all'esercito americano. Continuando le nostre ricerche troviamo questo bossolo che è un calibro 50 americano. Essendo l'unico trovato in zona, probabilmente fu appunto sparato da un aereo e il bossolo cadde proprio in questa zona. In questo caso troviamo un caricatore dello Springfield americano. Potrebbe anche essere stato del K98, ma essendo in zona comunque sia alleata la vedo molto difficile.
si assomigliano, ma ci sono delle piccole differenze che si notano appunto nella clip del caricatore. In questo caso purtroppo la clip non è messa in ottime condizioni ed è difficile capirlo. Non molto lontano da lì, uno dei miei compagni di ricerca fa una delle scoperte più sorprendenti della giornata. Guardate cosa trova. Ebbene ragazzi, trova una bellissima baionetta del fucile in dotazione all'esercito inglese, Lee Enfield. Bellissimo. Incredibilmente, un altro ragazzo del nostro gruppo fa un'altra scoperta, ma questa volta si tratta di un oggetto personale di un soldato, guardate che bello. Trova appunto questa scatolina, la apre e guardate, bellissimo. Trova gli occhiali con tutto lo scatolo originale, appunto appartenuti probabilmente, in questo caso, a un soldato alleato. Continuando riceviamo un altro segnale forte, scaviamo e troviamo praticamente questa matassa di filo di telecomunicazione, anche in questo caso alleata, purtroppo ragazzi non recuperabile perché intrappolata tra le radici. Ricevo un altro segnale e decido di scavare. Ragazzi, incredibilmente trovo questo pezzo di ferro che inizialmente sembra una scatolina, ma guardandolo meglio mi accorgo che è appunto un fornelletto da campo tedesco, a sinistra come era in realtà. Nel pacchetto era compreso il combustibile che veniva messo al centro del fornelletto per poi essere acceso e magari scaldare quello che si aveva nella gavetta o nel pentolino. Ebbene ragazzi, la nostra avventura termina qui. Abbiamo avuto tutte le testimonianze che ci servivano per ripercorrere un po' di quella storia che accadde nel 44. Ebbene ragazzi, se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like, di commentare con qualsiasi cosa volete, ma soprattutto di iscrivervi perché ci saranno molte altre avventure. Inoltre voglio ringraziarvi perché siamo arrivati a ben 2100 iscritti. Siete fantastici ragazzi. A presto con la prossima avventura. Un salutone da Italian Hunters Metal Detective.